Ciao a tutti, benvenuti su Wow Podcast Italian. Sono Lucas e oggi sono davvero emozionato. Ciao, io sono Mia. Lucas, perché sei così emozionato oggi? Perché finalmente voglio presentarvi la mia famiglia. E voi, cari ascoltatori, conoscete già la vostra famiglia in italiano? Scrivete nei commenti. Che bella idea! Allora, Lucas, iniziamo. Quante persone ci sono nella tua famiglia? Nella mia famiglia siamo in 6 persone. Ci sono mio padre, mia madre, 2 sorelle, un fratello e io. È una famiglia piuttosto grande, vero? 6 persone, una famiglia grande e bellissima. E tu, caro ascoltatore, quante persone ci sono nella tua famiglia? Dimmelo nei commenti. Sì, è vero. Iniziamo con mio padre. Si chiama Giuseppe, ma tutti lo chiamano Peppe. Ha 55 anni ed è l'uomo più forte che conosco. Peppe, che nome simpatico e molto italiano. E cosa fa tuo padre? Qual è il suo lavoro? Mio padre è cuoco. Lavora in un ristorante italiano qui in città da 30 anni. Cucina la pasta più buona del mondo. Le sue specialità sono gli spaghetti alla carbonara e le lasagne al forno. Wow, che fortuna avere un padre cuoco. Immagino che a casa tua si mangi sempre benissimo. E tua madre? Come si chiama? Mia madre si chiama Rosa. Ha 52 anni. È insegnante di musica in una scuola media. Ama moltissimo il suo lavoro. Rosa, un nome bellissimo e poetico. Insegnante di musica. Che meraviglia! E tu, ascoltatore, tua madre che lavoro fa? Scrivilo nei commenti. Sì, mia madre insegna pianoforte e canto. A casa abbiamo sempre musica. La sera suona il pianoforte e tutta la famiglia la ascolta. Deve essere meraviglioso vivere in una casa piena di musica. E i tuoi fratelli? Parlami di loro, voglio sapere tutto. Allora, ho un fratello maggiore. Si chiama Marco e ha 32 anni. È dottore in un ospedale del centro. Lavora nel reparto di cardiologia. Un dottore, che professione importante. E com'è tuo fratello Marco come persona? Marco è molto serio e intelligente. Studia sempre libri di medicina. Ma è anche molto gentile con tutti. I suoi pazienti lo adorano. Bello, sembra una persona meravigliosa. E le tue sorelle? Quanti anni hanno? Raccontami. Ho 2 sorelle. La prima si chiama Giulia. Ha 28 anni ed è la più divertente della famiglia. Tutti ridono sempre quando c'è lei. La più divertente? Perché? Cosa vi offri? Cosa si fa di speciale? Perché Giulia racconta sempre barzellette e fa ridere tutti. Lavora come attrice di teatro in una compagnia molto famosa qui in città. Ha recitato in molti spettacoli bellissimi. Attrice di teatro. Che bello. Deve essere fantastico avere un'attrice in famiglia. E la seconda sorella? La seconda sorella si chiama Sofia. Ha 25 anni. È la più giovane dopo di me. Io ho 27 anni. E cosa fa Sofia? Studia o lavora? Sofia è studentessa. Studia medicina all'Università di Roma. Vuole diventare dottoressa come Marco. Sogna di lavorare con i bambini. Che bella famiglia, Lucas! Tutti con professioni interessanti. E tu, caro ascoltatore, hai fratelli o sorelle? Quanti? Come si chiamano? Scrivilo nei commenti. Grazie, Mia. Sì, la mia famiglia è speciale per me. E voi, amici, avete una famiglia grande o piccola? Siete figli unici? Ottima domanda. Ora, Lucas, parlami dei tuoi nonni. Sono ancora vivi? Li vedi spesso? Sì, ho ancora tutti e 4 i nonni. Sono molto fortunato. Non tutte le persone hanno questa fortuna. Tutti e 4. Che fortuna, davvero. Come si chiamano i nonni paterni, i genitori di tuo padre? I genitori di mio padre si chiamano Antonio e Maria. Abitano in campagna,
vicino a Siena, in Toscana. Hanno una casa bellissima con un grande giardino. In Toscana, che posto meraviglioso! E quanti anni hanno i tuoi nonni? Nonno Antonio ha 82 anni e nonna Maria ha 80 anni. Sono molto attivi per la loro età. Fanno molte cose ogni giorno. Attivi? Cosa fanno? Raccontami la loro giornata. Hanno un piccolo orto dietro casa. Coltivano pomodori, zucchine, melanzane, insalata, basilico. Ogni domenica mangiamo le loro verdure fresche e biologiche. Che bello avere verdure fresche dall'orto. E i nonni materni, i genitori di tua madre, come si chiamano? I genitori di mia madre si chiamano Giovanni e Lucia. Abitano qui in città, vicino a noi. Abitano a solo 10 minuti a piedi da casa mia. Comodo, molto comodo. Li vedi spesso allora? L'ora. Sì, li vedo 3 o 4 volte alla settimana. A volte passo da loro dopo il lavoro. Nonna Lucia cucina sempre qualcosa di buono per me. Fa i miei piatti preferiti. Adorabile. Che nonna dolce. E tu, ascoltatore, vedi spesso i tuoi nonni? Abiti vicino a loro? Raccontaci nei commenti. Mia nonna Lucia fa le lasagne migliori del mondo, anche meglio di quelle di mio padre. Ma non ditelo a lui, è un segreto. No, non dirlo a tuo padre. Potrebbe offendersi. E nonno Giovanni cosa fa durante il giorno? Nonno Giovanni legge sempre il giornale ogni mattina con il caffè. E poi gioca a scacchi al circolo degli anziani. È molto bravo. Mi ha insegnato a giocare quando ero bambino. Ho bei ricordi con lui. Che dolce ricordo. Lucas, e hai anche zii e zie nella tua famiglia? Sì, ho molti zii. Mio padre ha 2 fratelli e una sorella. Si chiamano Luigi, Paolo e Francesca. Mia madre ha un fratello e 2 sorelle. Si chiamano Roberto, Elena e Chiara. Davvero molti zii, 7 in totale. E i cugini? Hai molti cugini? Ho 12 cugini, 6 maschi e 6 femmine. La mia famiglia è enorme quando ci riuniamo tutti insieme per le feste. 12 cugini. Quando vi riunite deve essere bellissimo e anche molto rumoroso. E tu, caro ascoltatore, quanti cugini hai? Scrivilo. Sì, a Natale e a Pasqua siamo sempre tutti insieme. Mangiamo, ridiamo, giochiamo a carte, i bambini corrono dappertutto. È meraviglioso, ma anche caotico. Immagino perfettamente la scena. Che bello! Lucas, hai anche animali domestici nella tua famiglia? Sì, abbiamo un cane e 2 gatti. La nostra casa è molto vivace. Oh, 3 animali. Come si chiamano? Raccontami di loro. Il cane si chiama Bruno. È un labrador marrone, molto grande e molto dolce. Pesa 30 kg. Ama correre al parco e giocare con la palla. Bruno, che nome carino. E i gatti come sono? I gatti si chiamano Luna e Stelle. Sono 2 gatti neri, sorelle. Hanno 3 anni. Mia sorella Sofia le ha trovate per strada quando erano piccole. Erano in una scatola sotto la pioggia. Che tenero! Sofia ha salvato 2 gattine. E tu, ascoltatore, hai animali domestici? Coti? E che tipo? Un cane, un gatto, un pesce? Scrivilo nei commenti. Bruno è il migliore amico di tutti in casa. Quando torniamo dal lavoro è sempre felicissimo. Salta, corre, muove la coda. I gatti invece sono più indipendenti e dormiglioni. I cani sono così affettuosi. Lucas, qual è la cosa più bella della tua famiglia? Cosa ami di più? La cosa più bella è che siamo sempre uniti. Ci aiutiamo sempre. Quando ho un problema, posso parlare con tutti. Mia famiglia mi sostiene sempre in ogni situazione. Che bello!
La famiglia è davvero importante, è un tesoro prezioso. Sì, e anche voi, cari ascoltatori, la famiglia è importante per voi? Come descrivereste la vostra famiglia in italiano? Provate a scrivere. Sì, provate a scrivere nei commenti. Anche solo una frase semplice in italiano va benissimo. Esatto. Per esempio potete scrivere «La mia famiglia è piccola» oppure «Nella mia famiglia siamo in 4» oppure «Ho 2 fratelli e una sorella» oppure «Vivo con mia madre». Perfetto! È un ottimo esercizio per praticare l'italiano. Lucas, c'è qualcuno nella tua famiglia che parla altre lingue oltre all'italiano? Sì, mio fratello Marco parla inglese e spagnolo perché lavora con pazienti internazionali all'ospedale e mia sorella Giulia parla francese perché ha studiato teatro a Parigi per 2 anni. Bello, una famiglia di poliglotti. E tu quante lingue parli? Io parlo italiano, inglese e sto studiando tedesco perché voglio lavorare in Germania in futuro. E voi, cari ascoltatori, quante lingue parlate? Quali? Ottima domanda. Scrivete nei commenti quali lingue parlate. Vogliamo sapere. E se state imparando l'italiano, complimenti! Bravi! L'italiano è una lingua bellissima ma anche difficile. Sì, e ascoltando Wow Podcast Italian state facendo un ottimo lavoro. Continuate così. Mia, adesso voglio fare una domanda importante agli ascoltatori. Chi è la persona più importante nella vostra famiglia? E perché? Bella domanda. E tu, Lucas, chi è la persona più importante nella tua famiglia per te? È difficile scegliere una sola persona, ma se devo dire, forse mia madre. Lei è il cuore della famiglia. Ci tiene tutti uniti. Organizza tutto, ricorda i compleanni di tutti, cucina per tutti. Che dolce! Le mamme sono speciali. E voi, ascoltatori, chi è la persona più importante nella vostra famiglia? Raccontateci la vostra scelta. Sì, vogliamo sapere. E se volete, potete anche raccontarci qualcosa di divertente o di speciale sulla vostra famiglia. Sì, ci piacciono le storie divertenti. Ci piacciono i bei ricordi. Lucas, hai una storia divertente sulla tua famiglia che vuoi raccontare? Sì, una volta mio padre, il cuoco professionista, ha cucinato una torta per il compleanno di mia madre, ma ha dimenticato di mettere lo zucchero. Non so come è successo. No! Un cuoco professionista che dimentica lo zucchero. E com'era la torta? Era salata, terribile. Tutti abbiamo riso tantissimo, anche mia madre. Poi abbiamo ordinato una pizza per il compleanno. È diventata una storia che raccontiamo sempre a Natale. Che storia divertente! Le migliori storie vengono dagli errori. E voi, ascoltatori, avete storie divertenti sulla vostra famiglia? Scrivetele nei commenti. Sì, vogliamo leggere le vostre storie. L'italiano si impara anche raccontando storie della vita quotidiana. Esattamente! Le storie personali sono il modo migliore per praticare. Lucas, ultima domanda. Cosa ami di più fare con la tua famiglia? Amo mangiare insieme la domenica. Tutta la famiglia si riunisce a casa dei nonni Antonio e Maria in campagna. Mangiamo, parliamo, giochiamo a carte, beviamo vino. È una tradizione sacra. Che tradizione bella! La domenica in famiglia è molto italiana. È parte della cultura italiana. Sì, è la mia parte preferita della settimana. Aspetto sempre la domenica. E voi, ascoltatori, cosa fate con la vostra famiglia? Avete tradizioni speciali? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo sapere le vostre tradizioni familiari. Sono diverse in ogni paese. E ricordate, cari amici, la famiglia è importante in tutte le culture. In italiano abbiamo un detto molto bello. La famiglia è tutto. La famiglia è il tesoro più grande. Bellissimo, è proprio vero.
Bene Lucas, grazie mille per aver condiviso la tua meravigliosa famiglia con noi oggi. Grazie a te, Mia, e grazie a tutti voi che ci ascoltate e ci seguite. Non dimenticate di scrivere nei commenti. Vogliamo conoscere le vostre famiglie. Vogliamo sapere tutto. Sì, praticate il vostro italiano. Scrivete qualcosa e se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like. E iscrivetevi a Wow Podcast Italian per imparare l'italiano in modo divertente e naturale. Ci vediamo nel prossimo episodio. Continuate a studiare. Ciao a tutti. Ciao, a presto, buona giornata!